ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è il Natura Just Cotton della DMC. Il colore che sto usando è il malva e lo lavorerò con l'uncinetto del 3. E adesso iniziamo con il tutorial. Inizio quindi la lavorazione con il filo e l'uncinetto del 3. Iniziamo con un anello magico, quindi attorciglio, giro il filo intorno alle dita, da sotto prendo il filo e inizio a lavorare 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. All'interno dell'anello magico devo lavorare altre 11 maglie alte, che con le prime 3 dobbiamo avere un totale di 12 maglie alte. Quindi entro e lavoro una seconda maglia alta, entro una terza maglia alta. Vado avanti fino a lavorarne 12. Terminate le 12 maglie alte, tiro il filo più corto e vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Inizio il secondo giro lavorando un aumento in ogni maglia sottostante, quindi inizio con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro nella stessa maglia di base, lavoro un'altra maglia alta e ho fatto il primo aumento. Vado sulla maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta, rientro e lavoro una seconda maglia alta. Da fianco, nella stessa maglia di base, ne lavoro 2, 1 e 2. Fianco, 2 maglie alte, 1 e 2. Proseguo questo fino a terminare il giro. Chiudiamo sempre con una maglia bassissima nella terza catenella, quindi dopo aver fatto il giro di aumenti dobbiamo ritrovarci con 24 maglie alte. Adesso iniziamo a lavorare il punto. Nel mio caso ho una circonferenza di 54-55 centimetri. Per avere il diametro giusto della calotta dobbiamo fare la circonferenza diviso 3,14. Quindi nel mio caso sono 17 centimetri. Però siccome il filato è molto morbido, mi fermo un po' prima. Invece di 17 centimetri vado a lavorare 16 centimetri. Se casomai volete fare un cappello da bimba, prendete la circonferenza, ammettiamo a una circonferenza di 45 centimetri della testa, bisogna fare 45 diviso 3,14. Vi uscirà un numero con la virgola. Quindi poi voi decidete se lavorare per eccesso, quindi un numero senza la virgola, un numero in più o un numero in meno. Nel mio caso sto facendo 16 centimetri. Quindi inizio a lavorare di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Vado a fianco e lavoro sulla maglia alta, una maglia alta e a fianco un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. A fianco lavoro una maglia alta, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. Quindi questo giro dobbiamo lavorare le maglie alte separate da 2 catenelle, quindi 2 maglie alte, 1
2 e 2 catenelle di separazione. Ci vediamo al termine del giro. Vado a chiudere, faccio prima le 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. A questo punto dobbiamo lavorare dove ho chiuso, dobbiamo alternare lavorando in un gruppo di 2 maglie alte gli aumenti per formare il nostro motivo. Ecco qua, vado a chiudere nella terza catenella. Invece in un gruppo di 2 maglie alte, 2 maglie alte senza aumentare. Questo perché dobbiamo formare un piccolo triangolino che aumenta e invece dall'altra parte solo il gambo del triangolino. Quindi dobbiamo andare avanti fino ad avere la nostra circonferenza. Inizio con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Sulla maglia alta a fianco vado a fare l'aumento, quindi in una maglia alta ne lavoro 2, 1 e 2. Al termine del giro lavoro un'altra maglia alta qui, perché iniziando così mi ritrovo l'inizio al centro, quindi non si nota tanto la catenella di inizio. 2 catenelle di separazione. Qui lavoro le 2 maglie alte normali, quindi senza fare aumenti. 1 e 2. 2 catenelle. Su questo gruppo di maglie alte, sulla prima e sull'ultima lavoreremo l'aumento. Quindi 2 maglie alte sulla prima maglia alta, 1 e 2 e 2 maglie alte sull'ultima. Quindi un totale di 4 maglie alte. 2 catenelle di separazione. Qui lavoro le 2 maglie alte così come si presentano. 1 e 2. 2 catenelle. Qui sulla prima ne lavoro 2. 1 e 2 e sull'ultima anche ne lavoro 2. Ho un totale di 4 maglie alte. 2 catenelle e continuo così fino a terminare il giro. Qui non faccio l'aumento. Ci vediamo al termine del giro. Mi ritrovo dove abbiamo iniziato. Ho terminato con 2 maglie alte, lavoro le 2 catenelle e concludo il mio giro con una maglia alta sulla prima maglia alta, facendo anche qua l'aumento. Quindi mi ritrovo anche qui con 4 maglie alte e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Questo è il risultato del primo giro. Vado a lavorare il secondo giro facendo sempre l'aumento sul primo e sull'ultimo punto della maglia alta. Le maglie alte centrali le lavoro normalmente. E qui invece lavoro sempre le 2 maglie alte. Quindi inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta e in fianco ne lavoro 2. Al termine del giro concludiamo il giro con una maglia alta dove abbiamo iniziato per avere il primo aumento sulla prima maglia alta. 2 catenelle. Qui lavoro le maglie alte così come si presentano. 1 e 2. 2 catenelle. Sulla prima maglia alta ne lavoro 2. Quindi sono 1, 2. Le maglie centrali le lavoro normalmente, che sono 4, e le ultime 2
sull'ultima maglia alta sottostante. Ho un totale adesso di 6 maglie alte. 2 catenelle, qui lavoro sempre le 2 maglie alte così come si presentano e a fianco invece lavoro 2 maglie alte sulla prima, le maglie centrali le lavoro normalmente e 2 maglie alte sull'ultima. E come vedete il nostro cappello sta prendendo forma e sta anche crescendo la sua misura. Quindi andate avanti e ci vediamo al termine del giro. Vado a fare l'aumento sulla prima maglia alta, quindi 2 maglie alte, 1 e 2 sulle prime maglie alta e ho anche qua 6 maglie alte. Vado a chiudere con una maglia bassissima. Riprendo la lavorazione con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta e a fianco ne lavoro 2. Questa è l'ultima maglia alta, quindi qui vado a fare l'aumento. 2 catenelle, qui lavoro le 2 maglie alte così come si presentano, 1 e 2 e 2 catenelle. Sulla prima lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Le maglie alte le lavoro normalmente, quindi a fianco lavoro le maglie centrali così come si presentano. L'ultima sull'ultima ne lavoro 2, 1 e 2. 2 catenelle e proseguo questo fino a terminare il giro. Dobbiamo andare avanti in questo modo fino ad avere i centimetri della nostra calotta. Comunque chiudete e poi vi faccio vedere come iniziare il nuovo giro e vi spiego un po' come proseguire con la lavorazione. Sono arrivata al termine anche di questo giro. Quindi sulla prima maglia alta ne lavoro 2, continuando l'aumento di questo spicchio. E lavoro la maglia alta a fianco normalmente. E chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Questo è il risultato. Io adesso ho un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie alte, quindi il mio spicchio sta crescendo e sono 8 maglie alte. In centimetri, misurando da questo punto a questo punto, ho 13 centimetri, però io devo arrivare a 16. Quindi devo continuare con questa sequenza fino ad arrivare a 16 centimetri. Una volta arrivata a 16 centimetri mi fermo. Quindi proseguite questa lavorazione fino ad arrivare ai vostri centimetri. Sono andata avanti con la lavorazione e per quanto riguarda la circonferenza, nel mio caso sono 16,5 centimetri, con un totale di 12 maglie alte. Adesso devo formare l'altro spicchio da questa parte, qui invece devo lavorare primo giro le maglie come si presentano, quindi un totale di 12 maglie alte. Nei giri successivi qui faremo sempre l'aumento fino a formare il nostro triangolino e qui invece lavoreremo sulla seconda maglia alta e sulla penultima, fino a diminuire ad arrivare a 2 maglie alte. Facendo questo il nostro cappello inizierà a girare e se invece voi volete una circonferenza maggiore andate avanti con un altro giro, ammettiamo volete 17, 18 centimetri e andate avanti con un altro giro di aumenti. Quindi se io ho 12 maglie alte, voi dovete fare il giro con 16 maglie alte. Se invece la vostra circonferenza volete fare un cappellino da bimba, vi fermate qualche giro prima e lavorate il giro successivo maglie alte su maglie alte e qui invece faremo l'aumento. Quindi io vado a iniziare la lavorazione così come si presenta. Lavoro le maglie alte sulle maglie alte, a fianco maglia alta,
a fianco maglia alta, sull'ultima maglia alta non devo fare l'aumento, quindi mi ritrovo sull'ultima maglia alta e la lavoro come si presenta. 2 catenelle. Qui sulla prima maglia alta ne lavoro 2, 1 e 2 e anche sull'ultima, quindi sto formando un altro triangolino di 4 maglie alte, 2 catenelle. Vado a lavorare le 12 maglie alte, quindi maglia alta su ogni maglia alta sottostante, 2 catenelle e qui sulla prima ne lavoro 2, 1 e 2. Stiamo riprendendo il motivo sulle 2 maglie alte, il 2 da questa parte. Proseguite questa lavorazione e vi faccio vedere come andare avanti. Proseguito la lavorazione e ho chiuso nella terza catenella con una maglia bassissima. Quindi a questo punto qui andremo a diminuire e qui andremo ad aumentare fino ad arrivare alla lunghezza del nostro cappello. Nel mio caso lo vado a fare lungo 17 centimetri, quindi lavoro le maglie alte così come si presentano, fino ad arrivare sulla penultima maglia alta. Io ho la penultima maglia alta e lavoro e mi fermo, quindi sto diminuendo questo spicchio. Lavoro 2 catenelle e qui vado a fare sempre l'aumento sulle prime 2, quindi qui non è cambiato, dobbiamo formare di nuovo il nostro triangolo, le maglie alte centrali così come si presentano e sull'ultima 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle, salto la maglia alta che ho, la prima maglia alta, vado sulla seconda e lavoro le maglie alte così come si presentano. Vado avanti e lavoro l'ultima maglia alta sulla penultima maglia alta sottostante. Mi fermo qui. 2 catenelle, sulla prima ne lavoro 2, 1 e 2. Le maglie alte centrali così come si presentano, 1 e 2 e sull'ultima 2 maglie alte. Dal giro successivo lavoriamo sempre allo stesso modo, saltando la prima maglia alta andiamo sulla seconda. Lavoriamo le maglie alte come si presentano e sulla penultima lavoriamo l'ultima maglia alta. 2 catenelle, qui facciamo sempre l'aumento sulla prima e sull'ultima maglia alta. Lavoriamo questo fino ad arrivare a 2 maglie alte qui e qui, fino ad arrivare a 12 maglie alte, però io vado avanti e vedo fin dove arriva il mio cappello. Devo avere una lunghezza del cappello di 12 centimetri, di 17 centimetri, scusate. Quindi vado avanti e ci rivediamo quando arrivo alla mia lunghezza. Ecco come si presenta adesso il cappello. Qui abbiamo aumentato fino ad arrivare a 12 maglie alte e qui stiamo diminuendo fino ad arrivare a 2 maglie alte. Quindi adesso devo lavorare sulla penultima e sulla seconda maglia alta e ho 2 maglie alte. Qui lavorerò sempre le 12 maglie alte. Come vedete il cappello gira un po', molto carino e molto estivo. Non sono arrivata a 17 centimetri, quindi vado avanti con la lavorazione fino ad arrivare a 17 centimetri, che è la lunghezza del mio cappello. E continuo sempre in questo modo, facendo 2 maglie alte, catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle e qui
lavoro le 12 maglie alte come si presentano, quindi su ogni maglia alta devo lavorare una maglia alta, per un totale di 12 maglie alte. Quindi non ho aumentato, ho solo lavorato le maglie alte come le abbiamo sotto. Qui 2 catenelle e salto una, vado sulla seconda e lavoro la prima maglia alta e sulla a fianco la seconda maglia alta. Proseguo questo fino a terminare il giro. Qua lavoro le maglie alte così come si presentano. E da chiudere nella terza catenella d'inizio e vado a lavorare sempre le 2 maglie alte sulle 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, qui mantengo sempre le 12 maglie alte. Quindi vado a lavorare maglia alta su maglia alta. Lavoro per la lunghezza mia desiderata, quindi sempre in questo modo. Non dobbiamo fare altro che lavorare le 2 maglie alte così come si presentano e qui sempre 12 maglie alte. Poi vi faccio sapere quanti giri ho fatto in tutto per arrivare a 17 centimetri. Qui la maglia alta così come si presenta. Qui 2 maglie alte. Facendo in questo modo, come vedete, il cappello gira ancora di più. Ci vediamo quando arrivo alla mia lunghezza. Qui sempre 12 maglie alte, qui 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione. Proseguite fino a poi piegate a metà e vedete quanti centimetri volete lungo il vostro cappello. Io ho raggiunto i miei 17 centimetri e ho lavorato 1, 2, 3 giri in più. Però, come vedete il mio cappello è largo perché diciamo che io ho fatto un cappello, tipo basco, però se voi volete un cappello vero e proprio, quando arrivate a 12 maglie alte fate delle diminuzioni come abbiamo fatto qui, però tenendo presente sempre la circonferenza della fronte. Io invece ho voluto fare questo e poi vado a creare una fascia di maglie alte, faccio 4 giri di maglie alte, stringendo un po', quindi facendo delle maglie alte su ogni maglia alta, facendo delle diminuzioni per avere questo rialzo. Quindi se volete come il mio, continuate come devo fare io. Se invece lo volete un po' più stretto, quando arrivate a 12 maglie alte, lavorate un giro di maglie alte, sempre 12, e poi fate delle diminuzioni. Come abbiamo fatto io invece adesso sono arrivata alla mia lunghezza e con questa fascia di 4 giri vado a terminare. Lavoro sempre le maglie alte così come si presentano. Qui 2 maglie alte. Nelle 2 catenelle vado a lavorare una maglia alta. Qui lavoro le 12 maglie alte. Quindi vado a lavorare nelle catenelle di separazione una maglia alta invece di 2. Quindi vado a stringere un po' il cappello. Al giro successivo vedo se la circonferenza della fronte va bene o devo fare qualche altra diminuzione. Sono arrivata qui, lavoro l'ultima maglia alta e nella catenella una maglia alta. Qui lavoro 2 maglie alte, 1 e 2 e qui una maglia alta. Continuo così fino a terminare il giro. Sono andata avanti con la lavorazione e come vedete il cappello è un po' più stretto, però per la mia circonferenza ancora devo fare un altro giro di diminuzioni e
chiuso e ho iniziato con 3 catenelle, quindi voi vedete, prendete la circonferenza della fronte e quanto dovete diminuire ancora. Misurate, vedete quanto manca per arrivare alla vostra circonferenza. Vado a fianco e lavoro una maglia alta, a fianco lavoro una terza maglia alta, a fianco una quarta maglia alta e a fianco una quinta maglia alta. Adesso faccio una diminuzione, quindi entro dentro, lavoro una maglia alta a metà, filo su uncinetto, maglia alta a metà. Ho fatto un'altra diminuzione. Lavoro di nuovo 6 maglie alte. 3, ne lavoro 5, sulla sesta faccio la diminuzione, 4 e 5. Questa è la sesta e faccio una diminuzione e proseguo questo rendendomi conto quanto devo diminuire ancora. Se poi per voi va bene, continuate a lavorare le maglie alte così come si presentano, senza fare diminuzione. Quindi ho fatto la diminuzione, adesso sono 1, 2, 3, 4, 5 e nella sesta maglia alta e settima faccio una diminuzione. Quindi lavoro 5 maglie alte, una diminuzione, 5 maglie alte e una diminuzione. Come vedete il cappello si è ulteriormente stretto. E adesso continuo la lavorazione di altri 2 giri maglie alte su maglie alte. Io ho voluto fare 4 giri, ma voi se volete farlo potete farlo tranquillamente. Questo è il risultato del mio cappello, molto bello, basco cappello, ripeto, molto bello e molto morbido. Ho voluto usare questo, filato perché è molto morbido e poi adatto per l'estate. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete i miei video. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto, dove potete farne parte. Se fate uno dei miei progetti, citatemi o mandatemi le foto, così poi vi posso pubblicare nel mio gruppo o sulla community del canale. Ci vediamo presto con altro video tutorial. Grazie per la visione e ciao.